Ehi là ciurma, bentornati finalmente dopo un sacco di tempo, come al solito, sul mio canale. Con questo video voglio cominciare l'ennesima nuova serie, che probabilmente andrà ad unirsi a tutte quelle che ho cominciato e mai continuato, o se sarà più fortunata, insieme a quelle che aggiorno ogni 87 anni circa. Volevo fare qualcosa di nuovo che fosse un po' diverso, che mi distinguesse un pochino dagli altri canali e quindi ispirandomi un pochino al mood piratesco che do di solito ai miei video, quindi tutti questi termini come ciurma, equipaggio, scorribanda, bottino, eccetera, eccetera, ho pensato di andare in esplorazione alla ricerca di nuovi tesori, che tradotto per le persone sane di mente vuol dire che mi sono messa alla ricerca di prodotti nuovi, poco conosciuti o magari conosciuti all'estero ma non qui in Italia e di mostrarveli, di parlarne con voi. Ovviamente non si tratta di marchette, sono tutti prodotti che ho acquistato con i miei soldi e su cui vi darò delle opinioni assolutamente sincere. E il primo brand di cui vi voglio parlare in questo video si chiama House of Beauty. Ho scoperto House of Beauty su Instagram, che secondo me è una fonte di grandissima ispirazione e di idee, oltre che un terreno di confronto per tutti i tipi di truccatori. E la cosa fantastica di questo brand è che è totalmente gestito da una ragazza, questa ragazza che si chiama Lynn Vargas, che viene dagli Stati Uniti, e lei non solo produce singolarmente con le sue mani ogni prodotto che vende, ma si occupa anche di tutto il marketing, la pubblicità, le spedizioni, insomma è una businesswoman fantastica secondo me. E i prodotti che le stanno facendo avere un grandissimo successo sono i suoi lip hybrids, ovvero sono dei prodotti per le labbra che sono a metà fra il rossetto e il lucidalabbra. Da una parte hanno la coprenza e la pigmentazione di un rossetto e dall'altra hanno la consistenza più simile a un lucidalabbra e anche il loro finish è estremamente lucido e luminoso. I lip hybrids si presentano in questi piccoli barattolini da 5 ml, che può sembrare una piccola quantità, ma basta veramente una quantità microscopica di prodotto per avere una coprenza completa. Ho comprato 6 colori e in più me ne è stato mandato uno gratis. Il sito vende anche altri prodotti, però il punto forte di questa azienda sono appunto i lip hybrids e sono disponibili in una marea di colori, ce ne sono più di 100, difatti è stato difficilissimo sceglierne solo 6 e io direi che la finisco qui di chiacchierare e vado a fare gli swatch e a mostrarvi i colori che ho scelto. Questo qui è Iron Rose, è stata la mia prima scelta perché è stato un amore a prima vista ed è un rosa scuro estremamente metallizzato con dei riflessi bronzoramati. Anche Dragon è stato un amore a prima vista. È un verde scurissimo metallizzato che appunto, come potete immaginare dal nome, ricorda un po' le scaglie di un drago. Questo qui invece è Treasured, è una delle tantissime tonalità di oro disponibili sul sito. Io ho scelto questa perché secondo me era quella che sembrava più neutra come sottotono e in effetti il colore è esattamente come me lo aspettavo, è proprio oro liquido questo rossetto. Questo invece è il meraviglioso, fantastico Aquarius. Una base azzurra tropicale con dei riflessi verdi e dorati. È assolutamente fantastico e penso che questo colore parli da solo e non servono parole superflue. Questo qui invece è Moonshine. Come per tutti gli altri colori, anche di argento erano disponibili tantissime tonalità diverse, ma a differenza dell'oro, di cui ho preso quello che secondo me era più neutro, per l'argento, essendo l'argento un colore freddo per antonomasia, ho preferito scegliere quello con un sottotono leggermente rosato in modo che si adattasse meglio all'incarnato. Questo qui invece è Raven.
È un rossetto nero coprentissimo, ma soprattutto la cosa difficilissima da trovare nei rossetti neri è l'effetto super lucido, super bagnato e super vinilico, che invece questo rossetto ha, e io non potevo non averlo. Questo qui invece è l'ultimo colore che mi è arrivato e non l'avevo ordinato, quindi è un extra molto gradito. Purtroppo però non c'è il nome del colore dietro. Comunque, come vedete, è un nude molto chiaro, leggermente rosato, senza glitterini, senza effetti metallici, molto molto semplice, quindi secondo me tra i colori che vi ho mostrato è quello più portabile assolutamente. Ecco, questi sono i colori che mi sono arrivati e che volevo mostrarvi, e adesso vorrei parlarvi un pochino delle mie prime impressioni. Partiamo prima dai pro e poi analizziamo i contro. Il pro più grande in assoluto, secondo me, è la vastissima gamma di colori disponibili, sono più di 100 e pochi giorni fa ne sono usciti di nuovi. Purtroppo però alcuni sono in edizione limitata e dopo un po' non vengono più prodotti, come ad esempio ce n'era uno che mi piaceva tantissimo che si chiamava Aura ed era questo violetto con dei riflessi opalescenti meravigliosi che purtroppo non ho fatto in tempo a prendere e spero vivamente che prima o poi torni disponibile. E poi la coprenza, la pigmentazione, come avete visto, è spettacolare, ne basta veramente pochissimo per coprire tutte le labbra e infatti penso che non finirò mai questi barattolini. Anche il finish è spettacolare a seconda del tipo di colore che si va a scegliere. C'è il nero che, come avete visto, è talmente lucido che sembra vinile praticamente, o i colori metallizzati hanno dei riflessi pazzeschi e in più sono anche dei colori che si possono mescolare insieme, quindi le opzioni sono veramente infinite, potete creare i vostri colori personalizzati o creare delle lip art con delle sfumature meravigliose. Difatti io mi sbizzarrirò un sacco con le sfumature, metterò un sacco di foto su Instagram nei prossimi giorni con questi rossetti. E una cosa che a me personalmente non cambia particolarmente, ma so che c'è tanta gente che ci sta attenta a queste cose, il fatto che le formule siano assolutamente tutte vegan e cruelty free. I contro sono che purtroppo, come qualsiasi rossetto cremoso barra lip gloss, non hanno una durata stratosferica questi rossetti, perché non si asciugano mai completamente e quindi se andate fuori a mangiare o a bere un pochino trasferiscono e svaniscono, quindi bisogna ritoccarli. E un altro contro in quel caso è che per ritoccarli bisogna per forza portarsi via, oltre al barattolino di rossetto, anche il pennello, perché ritoccarlo con le dita non mi pare né igienico né preciso, ecco. I rossetti costano, generalmente costano $14 l'uno, però ci sono spessissimo degli sconti nel sito, ci sono anche delle ottime offerte se ne prendete più di uno insieme, quindi se magari lo volete prendere con qualche vostra amica conviene tantissimo. Io ad esempio ho preso l'offerta di 6 colori a $50, più le spese di spedizione escluse, e quindi ho risparmiato parecchio. In più me ne è arrivato anche uno gratis, quindi meglio di così non si poteva chiedere. Le spese di spedizione per l'Italia sono di circa $14, forse un po' meno, 13 qualcosa, e il pacco mi è arrivato in una decina di giorni, quindi come spedizioni e tempi di attesa sono normali arrivando dall'altra parte del mondo. Sul sito, oltre ai Lip Hybrids, che sono il prodotto di punta dell'azienda, diciamo, trovate anche alcuni rossetti matte in stick. I colori sono pochi e non sono neanche così particolari da dire oddio li ordino assolutamente dall'altra parte del mondo, perché non li trovo da nessun'altra parte. Poi hanno dei carinissimi gioielli per il settum finti, quindi senza quelli da mettere senza il buco, poi hanno dei balsami per il corpo e dei set di pennelli. Inoltre Lynn Vargas, che è appunto la ragazza che gestisce tutta questa azienda, ha da poco annunciato su Instagram che prestissimo saranno disponibili anche ombretti, blush e illuminanti in cialda, che non vedo l'ora di provare onestamente. Questo era tutto quello che volevo dirvi in questo video. Fatemi sapere se questo genere di video vi interessa, se
vi piace conoscere nuovi brand che non sono molto diffusi in Italia, quindi siate molto attivi, mettete mi piace, commentate, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che mi trovate anche su Ask, su Facebook, su Instagram, poi adesso sono tornata anche su Twitter e la smetto di blaterare. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!